Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo ovviamente è Ciccio Benza. Ciccio Benza nel nulla più assoluto, perché questa sera siamo qui perché vorrei parlarvi dei fari della mia Ducati e del perché ho deciso di installare anche dei fari aggiuntivi che sono i fari fendinebbia. Se vi ricordate vi lascio il link qua in alto nella scheda, ve ne ho parlato a inizio anno, no, a metà anno più o meno, in cui vi ho fatto un video dove vi ho fatto vedere tutti gli accessori che ho montato sulla moto, tra cui c'erano anche questi. Quindi ciancio alle bande, saliamo in moto e vediamo cosa succede. Tanto peccato veramente che non si veda tanto al buio qui, la situazione è veramente una figata. Vediamo subito la motina in moto. Oh, tra l'altro vi faccio vedere anche il display qua del sensore TPMS, come vedete 2.1 e 2.8 al posteriore. Ovviamente la moto è un po' calda perché ci ho circolato un po'. Direi che possiamo partire. Andiamo a vedere di cosa parliamo. Parliamo dell'illuminazione di questa meravigliosa, bellissima Ducati. Cominciamo col dire che la moto monta l'impianto fanali full LED. Non so se tutti i modelli precedenti alla mia è un 2016, il 2016 monta fanali full LED anteriori e posteriori. Aspettate che qua finisco anche per fare così uno sterrato. No dai, direi che non ho intenzione di fare uno sterrato notturno. Sono già impelagato nei primi 3 minuti di video. Dicevo, oltre alla faneria classica, quindi fanali di posizione, fanali abbaglianti, la moto monta anche quelli che si chiamano cornering light o luci di curva. Che cosa sono le cornering light? Le cornering light sono delle luci che in sostanza, avete visto, sono appena accese, si accendono di lato, ok, per una piccola porzione del fanale e permettono di illuminare l'interno della curva. Questi fanali sono estremamente efficaci e permettono di vedere molto bene l'interno curva sia nelle manovre che nella guida convenzionale, come adesso per esempio, in cui avete visto la luce si accende, illumina il centro curva molto bene, in modo fievole, comunque non fastidioso per chi abbiamo davanti, senza abbagliare quindi gli altri utenti della strada, e permette quindi di vedere molto bene quello che succede quando si fa una curva. Questo aiuta tantissimo, vedete, veramente molto, già questo è un aiuto incredibile. Perché dovete sapere che io sono abbastanza fobico per quanto riguarda i fanali, assolutamente. Ho sempre avuto molta attenzione in questo dettaglio perché per me sono fondamentali per la guida. Quindi anche nelle mie vecchie moto, per esempio sulla Futura, vi lascio qua il link del video, anche sulla Futura avevo installato tutti i fanali LED, anche se la moto è vecchia, per migliorarne significativamente l'illuminazione, perché per me è importantissimo. È un elemento fondamentale di un veicolo quando si guida la sera. Visto che ne faccio un uso molto importante della moto, faccio moltissimi chilometri all'anno, ho bisogno di avere una bella illuminazione. Nella guida normale spesso ci troviamo di fronte anche ad aver bisogno di usare i fari abbaglianti per aumentare la visibilità nella notte, no? Per illuminare in profondità le curve, la strada. Questo è corretto, ma spesso questo fanale dà un fastidio agli altri utenti della strada, cioè risulta fastidioso per le auto, sia le auto che ci precedono sia per le auto che vengono nell'altra direzione. Per questo motivo la legge, ma in generale i produttori di moto, ci vengono incontro permettendoci di installare o di avere già di serie un accessorio aggiuntivo che sono i fari fendinebbia, che vengono installati solitamente più in basso rispetto al fanale frontale della moto, che in particolare anche sulle moto così di tipo maxi enduro come questa dà una visione molto profonda, perché la moto è molto alta e quindi il fanale è montato molto in alto. I fanali nella parte bassa permettono di illuminare molto in profondità, molto bene i bordi della strada e il centro strada. È un accessorio decisamente importantissimo per la guida notturna ed è un accessorio che io ho fatto installare qualche tempo fa, appunto, andatevi a rivedere il video, e che pur avendo un costo importante, parliamo di un accessorio tra i 300 e i 500 euro installato, dà comunque un'infinità di vantaggi. Vi ricordo sempre di installare questo tipo di dispositivi assicurandovi che il prodotto abbia le certificazioni e i marchi che ne permettono l'uso sulle
La circolazione, diciamo, sulle strade aperte è importantissimo, non montate fanali cinesi che non hanno certificazioni e che possono diventare pericolosi perché possono creare problemi alla moto, all'impianto elettrico, magari non sono ben isolati dalla pioggia e quindi magari vi creano più problemi che altro. Poi se non sono ben sigillati e impermeabili l'acqua può entrare, si possono fermare delle gocce sulla superficie del fanale, magari il calore fa sì che per qualche motivo quell'acqua crei altri problemi, insomma state molto attenti. E fateli installare anche da personale qualificato. Spesso le moto moderne hanno anche un impianto predisposto, come questa Ducati per esempio hanno il pulsante apposta sul blocchetto del manubrio che permette di azionare questi fanali, quindi magari fateli installare da personale qualificato. Ecco, perché io ho scelto Ducati, fanali Ducati originali, per quali ringrazio assolutamente Ducati Padova per avermeli installati e in generale per tutti i lavori alla moto. Io porto la moto sempre lì, l'ho comprata lì e quindi mi trovo molto bene con i ragazzi dell'officina, perché ritengo che la garanzia Ducati sull'accessorio installato sulla moto sia migliore in sostanza, quindi anche per chi compra la moto in futuro magari non sono obbligato a togliere quei fanali perché tanto sono originali Ducati, quindi questo è il motivo. E poi perché comunque Ducati sicuramente si avvale di un produttore, non li farà lei i fanali di qualità ed effettivamente i fanali sono molto buoni. Hai parlato un sacco Ciccio Benza, ma non ci hai fatto ancora vedere i tuoi cavoli di fanale quanto illuminano. No, è vero, assolutamente, vi ho fatto vedere quanto illuminano i fanali di posizione, gli anabaglianti, quanto illuminano gli abbaglianti, che illuminano tantissimo. Vedete, macchina che viene dall'altro lato, io accendo l'abbagliante e gli rompo le scatole. Quindi ecco perché ho installato i fanali antinebbia o fendinebbia, che adesso vi accendo per farvi vedere. Che figata, eccoli qua, accesi in curva insieme alla cornering light. Questo è l'effetto dei fanali fendinebbia. Vedete quanta cavolo di luce fanno, che differenza? Ve lo faccio rivedere, li spengo. Vedete che la luce che fanno i fanali normali è già sufficiente, la cornering light si accende di lato, fighissimo, illumina il centro curva, eccezionale, ma ovviamente accendendo i fari antinebbia, guardate che cavolo di luce meravigliosa fanno e dove la fanno, dove vi serve. Guardate intanto che apertura laterale danno quando fate una curva o in generale lungo la strada, non so se si nota, ma adesso aspettate un attimo, faccio questa curva che non voglio schiantarvi, eccolo qua, guardate di lato, guardate la ma di luce laterale di là e di là. Poi adesso quando scendiamo su una strada più aperta lo si nota ancora meglio, fanno una luce laterale importantissima. E guardate anche al centro della strada dove illuminano, a 2 metri dalla moto, dove dovete guardare, perché voi dovete preoccuparvi se lì c'è una buca, se lì c'è un sasso, non sotto la ruota, ormai sta ruota è andata, quindi illumina nella posizione dove vi serve, col faro abbagliante ovviamente alzate, vedete tutto molto bene, ma disturbate gli altri. Con questo invece vedete altrettanto bene dove vi serve e non disturbate nessuno. Questo è il motivo per cui sono stati fanali, fondamentale per quanto mi riguarda, bellissimo, veramente valgono completamente i soldi che costano. Potete avere il pulsantino lì per accenderli, poi è totale e assoluta. Vedete che anche in presenza di tanta illuminazione i fanali della moto già sono molto validi, anche l'abbagliante illumina veramente molto, già di per sé danno un ottimo aiuto, non è che sono obbligatori, io ci trovo molto bene. Preferisco semplicemente quando faccio strade così buie avere la sicurezza dei fanali. Guardate quando li accendo, guardate l'illuminazione laterale, vedete fin dove arriva, cioè dà veramente tantissimo. Li spengo, li accendo, li spengo, li accendo, vedete, illumina proprio una zona che normalmente i fanali di serie non illumina. E anche così in una situazione iper illuminata, quella di una strada normale con lampioni ogni 5-6 metri, 10 metri, quant'è, i fari comunque illuminano veramente molto bene. Poi in assenza di luce, come vedete, ho scarsa luminosità, i fanali aiutano veramente molto. Quanto bello è andare via anche la sera, ma quanto bello è, ragazzi. Io vi avevo promesso anche un giro notturno, non so se riuscirò a farlo questa stagione, perché comunque ho intenzione come sempre di andare via in moto tutto l'inverno e di portarvi con me ovviamente, ma è ovvio che d'inverno i giri che si fanno sono un po' più limitati, però vedremo. Nel frattempo vedete ho rallentato un po', guardate, segna 2.0, 16 gradi all'anteriore, e ovviamente la moto si raffredda, le gomme si raffreddano, la pressione cala,
quando le gomme si scaldano la pressione aumenta perché l'aria all'interno si scalda. Quindi i sensori vi danno anche un'indicazione molto utile sulla situazione delle gomme, se sono calde o meno quando andate in giro. Questo non è che serve per andare a fare gli spacconi, o uno è libero di fare quello che vuole, ma vi dà un'indicazione subito se la gomma anteriore tiene o meno, perché ovviamente la gomma posteriore si scalda facilmente, 33 gradi, avendo trazione bastano 2 accelerate, la gomma anteriore no, si scalda solo se iniziate ad andare un po' più allegramente o la temperatura ambientale sale. Quindi alla domanda sì, li comprerei, no, non li comprerei, sì mi servono, no, non mi servono, la mia risposta è sì mi servono, sì li comprerei, sì li ricomprerei. Vorrei provare una marca alternativa meno costosa? Sì, mi piacerebbe avere una comparativa per vedere se si comportano uguale, chissà, in futuro magari lo faremo. Io su un'altra moto magari installerò gli accessori della Givi o di qualche altra marca, che sono sicuramente di grande qualità, perché tanto comunque sono certificati per circolare, vuol dire che hanno comunque qualità, però magari hanno una qualità diversa, una proprietà diversa. La stessa Ducati ha 2 tipologie di fari diversi, uno più profondo e uno meno. La quantità di lume è la stessa, ma il modo con cui la lente li distribuisce è diverso. Io mi sono fatto consigliare il Ducati Padova e ho installato questi e sono, direi, molto felice della scelta. Io direi che per questo video è tutto. Vi ho fatto vedere come funzionano i fanali, come funzionano i fanali aggiuntivi della moto, vi ho detto più o meno cosa costa l'installazione e l'acquisto, vi ho detto tutti i pregi che possono avere. Buongiorno polizia. Io difetti, devo dirvi, non ne ho ancora trovati nell'uso normale. Forse il sito, ecco, vorrei che illuminassero ancora un po'. Chissà, magari un domani farò delle altre cose, che ne so, farò dei mix misteriosi, comprerò dei fari aggiuntivi ancora, mi costruirò un albero di Natale sulle ruote, che ne so, non si può perché comunque vi ricordo che deve essere tutto certificato, rispettare la legge, va bene, che poi vengono a bacchettare voi e poi vengono a bacchettare me, perché magari gli dite me l'ha detto Ciccio Benza, sì, poi mi bussano, buongiorno dottor Ciccio Benza, ci dia patente e libretto, grazie. Dovete sapere, la chiusura del video, dai, vi racconto queste 2 cose, 2 aneddoti, poi ci penso. Allora, il primo aneddoto è che ieri sera sono andato a fare lo stesso video di stasera, sono partito al tramonto, tra l'altro c'era un tramonto incredibile ieri sera, iper mega sunset lover time, tramonto oro, rosa, giallo, stupefacente, e a un certo punto la baracca della Insta360, no dai, non è una baracca, è una bella telecamera, ma 360 ha avuto dei problemi e sono dovuto tornare a casa con le pive nel sacco perché non registrava. Poi oggi mi ha dato un po' di supporto la Insta, ho sistemato il firmware, ho provato a aggiornare, fatto, brigato, lettera, testamento, dire, fare, baciare, e sono riuscito a sistemarla. Quindi stasera di nuovo il tramonto, meno bello di ieri, ma comunque un bel tramonto, parto per venire a fare un po' di video qua sui colli. Faccio tutto il video, bellissimo ragazzi, ve lo credetemi, era veramente bello, e quando arrivo sui colli, nel punto preciso in cui poi adesso stasera avete visto che ho iniziato il video, mi rendo conto che avevo la cover sull'ottica della telecamera. Ho parlato come uno scemo per mezz'ora e non ho registrato la parte video, quindi c'era un audio bellissimo che magari riutilizzerò chissà un giorno, lo riascolterò all'infinito dicendomi scemo. Capra! E quindi così non mi sono fatto perdere l'animo, ho riregistrato il video, purtroppo tutto al buio, va bene, non so se si vede comunque questo rosso che illumina dal basso del tramonto ancora un po' le belle nuvolette che ci sono qua sopra, comunque ho dovuto rifarlo, va bene, nessun problema, l'ho rifatto, volevo raccontarvi questa cosa simpatica, così vi ricordo che pubblico sempre 2 video a settimana, uno lunedì e uno il giovedì, perciò proprio voi, sì voi là, vi vedo sulle vostri computer, guardate il video dei vostri telefonini, vi vedo, per continuare a vedere i miei video, per farmi sapere che vi piace quello che sto facendo, per supportare me e il canale, insomma, quello che potete fare è correre subito a iscrivervi al canale col pulsante iscriviti che c'è qua sotto. E già che siete lì, perché voglio dire, 30 fa anche 31, attivate la campanellina così vi arriva notifica e vi dite ciao, guarda che Ciccio Benza che ha pubblicato un nuovo video.
Ezebeo, vado a vederlo. Quindi attivate la campanellina, lasciate un bel like col pollicione alzato, spolliciate come dei matti su questo video e sugli altri miei video, sempre per aiutarmi, che è tutto gratis quello che vedo fino adesso, tutto gratis. Lasciatemi un bel commento, anche quello è gratis, magari fate un po' più fatica a farlo, ma lasciatelo, che a me piace molto ricevere commenti e come vedete rispondo sempre a tutti. Anzi, mi piace fare community, raccontiamocela, sono speechless.